sto dicendo che a livello estetico, se le guardo, però non c'è paragone. La Scott è decisamente più bella. E se mi dicessero che, cioè da buon amato, se mi dicessero guarda che però con la bici più bella vai comunque più piano, chi se ne frega, voglio più bella. Non è il mezzo, siete voi, ricordatelo. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo nello stesso posto dove abbiamo fatto la battaglia dei 120 con più o meno le stesse persone. Luca lo conoscete già, quello che lavora per Julbo. E Simo che invece probabilmente è suo fratello perché sono visti uguali. Dopo il video della battaglia dei 120 tutti ci avete chiesto solo una cosa: inserire la Scott Spark nella comparativa, e quindi oggi andiamo a fare la battaglia tra Scott Spark e Orbea Oiz. Sarà un po' più scientifico perché questa volta il protagonista sarà Luca con la mia bici, sì, la sua bici. Disco da 160, cioè si vede che è campione italiano Axi. Saranno stati 15 anni che non usavo il disco da 160 davanti, ma lui sarà il protagonista di questo video perché sarà lui che farà, prima faremo un giro per divertirci con ognuno con la propria bicicletta, l'ultimo giro il signore lo farà con la Orbea Oiz. Io guiderò la sua Spark e alla fine vedremo cosa ci dirà e quali saranno le differenze che ha trovato tra la Spark e la Oiz. Adesso andiamo a divertirci. Minchia se va! E già in salita si nota che la Oiz è più leggera. La Oiz è più leggera. Oh cavolo! No niente, ho sbagliato io linea. A te gli chiedo scusa che abbiamo tamponato. Scusa! No, figurati, grazie. Ma che bello oggi! Sì. Luca questa qua gli piace troppo e va troppo forte. Passa troppo piano. Com'è la tua bicicletta? Come la senti? Vabbè, io la mia la sento molto bene. Cioè, nel senso, dopo aver cambiato un po' di cose, l'ho resa più adatta a me. Perché come nasceva, la prima pedalata era stata tragica, cortissima. Che poi in realtà è lunga. Però sì, è lunga. Quando sì, arrivi nelle curve strette, non sì, è velocissima. Però la prima impressione che hai quando sali su è che sia invece super corta. Ma cazzo, perché ti mettono l'attacco manubrio da 50. Pedalavo, mi sembrava di avere la schiena dritta. Comunque tutte le Scott sono così, Sì, sì, ma infatti io gli ho messo l'attacco da 90. Io ormai sono arrivato alla conclusione che se mi vendi e mi metti su una Scott ti dico che è una Scott. Non ti dico che cazzo di bicicletta è. Sì, certo, però è corta. Però capisci subito che è una Scott. Sì. È vero, è vero. Infatti io ho preso una small perché almeno era più compatta. Tu bene, Simo? Tu bene? Sì, tutto bene. Hai portato via un albero. 9 Mesto, guarda qua. Questa è la 9 Mesto del Ticino. Giri e vai dritto. Hop. Sì, vai via dritto. Si copia tutto. Sì.
Ponte domina. Io la prendo. Sì, anch'io volentieri. Un po' di zucchero. Sì. Ma sai cos'è il rampichino? Sai perché si chiama rampichino? La bicicletta. No, perché è il nome della prima mountain bike fatta in Italia, era rampichino. Quante ne sai? Di brutto. Cioè, incredibile. Hai visto? Ma lavori dove lavori? Sembra quasi il mio lavoro. Porca Eva. Comunque, Ma cos'è che stai bevendo? un cochino. Un cochino? Comunque adesso lo assumo. E racconta la storia del rampichino. Cochina E poi Oiz. e poi Oiz. Stiamo facendo i pesi senza borracce, con pedali. Quindi questa è il peso della KTM 9, 8. che fa il culo con 9,8. 9,8 con E Garmin chiaramente. Sì, è anche l'unica senza, con i pedali non, È vero, non col sì. power. E senza telescopico. Adesso ho Cioccio che non l'ha incastrata. Adesso vediamo la mia con questa corona bellissima. 10, 11. Aspetta. Ok, 7. sette. 11 kg. 10,9 per gli amici, Però cioè, sì, sono montata. Questa la pesiamo con camera d'aria. Non facciamo sponsor. Ultralight. Che è gialla, chissà di chi è. Tra l'altro. Neanche. 11,1. 11,1, quindi. Sì. Vari pesi. Sì. Quindi secondo me quando l'ho provata con le mie ruote è andata sotto gli 11. Sì. Sub 11. Quindi tanta roba. Quindi anche un bel peso. Perché tutte e due avevano il pedale power meter, perché questo è gli Giusto? SRM. Questa gli SRM. E là i Favero. Ciao. Cazzo è lunga. Ecco. Dimmi tutto. Quindi prime sensazioni? Allora, prime sensazioni, però vabbè, questa è posizione rispetto alla mia. Troppo alto il manubrio rispetto alla ruota, la vorrei un po' più bassa. E in questo, però io ho una small, questa è una media, la sento leggermente più lunga, ma dura, reattiva. Per cercare di tenere la valutazione il più fedele possibile, sulla Oiz abbiamo messo le ruote di Luca. La sento davvero troppo alta, però bella bloccata. Adesso in salita su asfalto sono gasato. La prima sensazione di pedalata non è superiore, ma nettamente superiore alla prima sensazione che avevo avuto sulla Spark. Sì, ecco perché non è importante anche quello, cioè cerchi un po' di la ricordare. prima volta che sono salito, perché qui adesso la sensazione è sono alto, però sono alto che dovrei solo abbassarmi, come Sì. mentre sulla Spark sentivo la necessità, oltre di abbassarla, di allungarla. È difficile dimenticare la prima sensazione della Spark perché era proprio diversa. Ti dico, di questa invece, provando ora la media, sarei indeciso, perché comunque poi se prendessi una small forse diventerebbe troppo piccola. Io ora sto salendo totalmente aperto per curiosità, non per necessità, ed è pedalabile. In questo frangente di pedalata, dove per carità stiamo andando su tranquilli, la sensazione è che devo schiacciare meno sui pedali per andare avanti. Cioè è proprio bella scorrevole e le ruote sono le stesse. Questo secondo me è proprio una questione di leveraggio. Ma tu come la trovi? Ma allora io la trovo, allora sull'intermedio secondo me si pedala più bene. Ma ti dico, è cambiata tantissimo dopo che ho fatto fare la modifica. Cioè, In effetti se la apro, sai cos'è? È che mi sembra che si sieda. sì, si siede, ma se tu stai pedalando su asfalto,
no? E apri, cioè è chiusa, metti a metà, senti che scende leggermente, però rimane più sostenuta adesso. Se apri tutto la senti proprio che fa tum, si siede e molleggia. Però teoricamente, se ci pensi, con le preposizioni È quella la figata, sì. cioè, nel senso, No, ma infatti io ti dico adesso, però post modifica, Sandeepa mi ha creato un bel intermedio. Comunque Scott Spark sei bellissima. È chiusa così aperta, ok. Forcella e ammo, che blocchi e sblocchi al contrario. Chi l'ha inventato è figlio del diavolo. Prima discesa. mamma mia, Mi gira bene. Quanto va? No, bella, bella, cioè non vai mai in sottosterzo. C'è la sensazione che proprio quando la buttavo dentro faceva fu, seguiva tutto quello che le chiedevo. Un po' sostenuta forse la forcella. No, boh, devo dire che qui la sensazione è stata di facilità. Wow! Cazzo che figo! no, comunque questa la sento più, cioè, Allora, più morbida. sì, Discesa la trovo più morbida la mia. Poi vabbè, la conosco un po' di più, magari un po' più giocherellona. ma molto con cioè, Questa è un po' più da guidare, però va forte ed è divertente. L'ho trovata un po' più lenta su certe curve. adesso provando back to back, cioè questa l'ho trovata proprio quasi, cioè questa è come la guidi come una mini enduro, cioè, Sì, proprio esatto. la metti- Questa è un cross country, però ti dico, tu facevi delle linee, io ne ho fatte delle altre, che a parità di ruote, poi perché almeno conosco la gomma, riesco ma più a... era quello il motivo per cui volevo cambiare L'unica un po'. cosa che farei, vabbè, sarebbe abbassarla e forse sgonfiare leggermente l'anteriore, perché il posteriore, guarda, alla fine, Sì, è perfetto. cioè, l'ho usato tutto. Infatti vedi che ti dicevo, in salita ho sentito tanta differenza. Sarei curioso nel misto. L'Europea secondo me è un pelo più lenta, cioè secondo me quando c'è da fare i cambi veloci quella è un po' più lenta, tipo su un cross country coppa secondo me la Spark È meglio. è meglio perché è Ok. più su No, sulla salita lunga mi sembrava più scorrevole. Poi parliamo, cioè, chiaramente di sì, sì. piccolezze, però la sensazione è quella. La cosa bella è che per essere la prima discesa che faccio su sta bici Sì, sì. mi è sembrato di essere andato come vado di solito. Quello che ho trovato io di quella, che poi è anche più o meno la stessa roba che io ho sentito sulla Santa, che sono quelle bici che appena ci sali non devi prenderci Sì, confidenza. esatto. Mentre con Sembra che hai già la bici da tempo. con la Scott tipo con alto. No, alla Spark ci ho messo un po' ad adattarmi, a trovare le posizioni giuste, a capire cosa andava, cosa no. Quindi belli questi occhiali, oh. Così, questo qui è il simbolino da comprare. E no, quindi devo dire che se devo fare una valutazione direi che la Orbea è una bomba in salite pedalabili o comunque anche un po' scassate, è molto più sostenuta e la sensazione è stata di una bici un po' più scorrevole.
Comoda come primo impatto sulla bici, molto più facile adattarsi, discesa figa. Secondo me è perché qualcuno gli faceva le linee. Poi quello è vero, perché avevo davanti lui, cioè che linee ragazzi, che linee, bella bella, un po' più lenta in certe situazioni. Se le guardo però non c'è paragone, la Scott è decisamente più bella, e se mi dicessero che, cioè da buon amatore se mi dicessero guarda che però con la bici più bella vai comunque più piano, chi se ne frega, voglio più bella. Io sono assolutamente d'accordo su questa Poi cosa. io vado velocissimo. Ciao ciao. E poi neanche là poi devo essere sincero, dovevo andare più piano perché comunque ragazzi doveva vincere lei. No, ha vinto Simo. Simo 100 mm, reggisella fisso, gomma da 2,25 e 51 51 anni.